Ciao amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi parleremo di DMR e lo faremo con Itera, con il portatile HP 785. Faremo l'unboxing e lo programmeremo e faremo dei test per vedere la potenza in uscita. Prima di cominciare mettete un like al video e iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video. Ok, cominciamo con l'unboxing. Questa è la scatola come si presenta. Questo è un HP 785 in UHF, quindi copre la gamma di frequenza dai 350 ai 470 MHz. Apriamo. All'interno della confezione troviamo manuali, garanzie. Ecco qua. Questa è la radio, come si presenta. Ha un peso di 310 grammi e uno spessore di circa 29,5 mm compresa la batteria. La batteria è a lunga durata e Itera conferma che sono come durata circa 24 ore con il GPS spento, 20 ore con il GPS acceso. La radio ha appunto il GPS e il Bluetooth come servizio. Questa è l'antenna. La potenza dichiarata è di 4 watt in UHF e il display è un 2,4 pollici a colori. Vediamo la base di ricarica. Il caricabatterie da muro. La clip da fissare dietro alla batteria, qui. Adattatore per spina americana non ci interessa e il cordino. Va bene, quindi caratteristiche, abbiamo detto 4 watt in UHF, 1024 canali di memoria suddivisibili in zone. La radio ovviamente è un DMR Tier 2, gestisce le chiamate private, chiamate di gruppo, chiamate di emergenze, prioritarie e telefoniche. Funziona sia in DMR, quindi in digitale, che in analogico. La proviamo ad accendere. Ok, questo è come si presenta il display. Qui abbiamo il comando del volume, ok, e cliccando cambiamo il canale all'interno della zona. Digitale 1, digitale 2, digitale 3, analogico 1, analogico 2, analogico 3. Questi sono canali preimpostati che adesso andremo poi a modificare programmandoli e selezionando, impostando un canale che vogliamo noi. La batteria è a circa metà. Abbiamo la funzione menu in cui vediamo le impostazioni, la localizzazione, il Bluetooth, i vari profili, la scansione e la selezione delle zone. Pulsante per il PTT, pulsanti programmabili, sempre tutto via software. La radio di costruzione robusta, ben fatta. Anche l'altoparlante è di qualità. Andiamo a programmarla e facciamo un test sulla effettiva potenza in uscita. Per la programmazione è necessario un cavetto acquistabile a parte, non è incluso nella confezione. Da una parte ha l'USB che va inserito nel PC e da una parte il connettore proprietario che va inserito nella parte laterale.
Sul PC inoltre è necessario il software CPS, di cui vi posso lasciare il link in descrizione. Eccoci qua, abbiamo già collegato tramite il cavetto in dotazione il portatile al nostro PC, quindi andiamo ad aprire il software, il CPS, Christopher Programming Software. Clicchiamo su Read per leggere la radio, selezioniamo la porta USB 1, come si presenta il menu? Abbiamo tre sezioni. Noi in questa fase configuriamo solamente un canale per poi provare la potenza dell'apparato, quindi andiamo in Conventional. Qui abbiamo le zone e i canali. Le zone sono dei raggruppamenti di canali, infatti vediamo che nella zona 1 sono presenti 6 canali, 3 canali analogici e 3 canali digitali. Quindi andiamo nella sezione canali, canali analogici, in quanto programmeremo un canale analogico per comodità. Canale analogico 1 è già impostato a 350 MHz in ricezione e trasmissione. Il canale A2 è impostato a 410 e il canale A3 è impostato a 440. Noi potremmo utilizzare questo comunque per comodità, lo impostiamo a 433.100 ad esempio. Clicchiamo su coppia in modo che trasferisca tutti i dati che sono sulla parte in ricezione, li trasferisca anche alla parte in trasmissione. Ho fatto, quindi 433.100, abbiamo nessun tono CTCSS né in ricezione né in trasmissione, abbiamo la potenza alta, quindi dovrebbe erogare circa 4 watt come da specifiche, abbiamo la spaziatura a 25 kHz, va bene, siamo pronti per la scrittura. Clicchiamo Write. La radio si sta riavviando, siamo pronti per andare a testarne la potenza. Ok amici, ho collegato un cavetto con l'adattatore SMA maschio, SMA femmina PL al nostro rosmetro, wattmetro, e un carico fittizio nella porta antenna del wattmetro. Abbiamo la scala su 4 watt, potenza diretta. Premendo il PTT leggiamo circa un po' più di 3 watt. Vediamo che non ci sono assolutamente stazionari, ovviamente, perché avendo messo un carico fittizio però sono a 0. La potenza è intorno ai 3 watt, 3 watt e mezzo. Considerando che la batteria è a metà circa. Ok amici, abbiamo terminato questo unboxing di un Itera HP785, unboxing, programmazione e verifica dei watt. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale per restare informati e ricevere notifiche sui prossimi video. Ciao, alla prossima!